la domanda che una persona potrebbe farmi è: la musica ti ha salvato? No, mi ha salvato la pallavolo. Quest'anno tu ti diplomi, fai uscire il primo album e partecipi a Sanremo, per cui la mia prima domanda è: come ti senti? Allora, immaginavo che la prima domanda sarebbe stata un come ti senti o un come stai. E ho già preparato la risposta perché in effetti è così che sto. Sono agitata in questo momento. C'è nei tuoi pezzi una sincerità estremamente potente, parli molto di te e molto intimamente di te. Da dove viene secondo te questo coraggio? Penso che avere troppi segreti, avere troppi, sia abbastanza inutile perché penso che nella condivisione dei propri problemi e delle cose si possa trovare una vera soluzione, una vera cura. Alla fine siamo tutti uomini, siamo tutti nati nella terra, abbiamo tutti gli stessi casini, gira rigira, ognuno con le proprie differenze, ma alla fine tutti amiamo, tutti soffriamo, tutti muoiono, tutti soffrono, tutti piangono, come il pezzo con Blanco. Ma dammi un po' un genio che ho dentro, eh, che non è né la mia anima, che io paragono più all'essenza di una persona, la mia anima è sicuramente Francesca, né al mio alter ego, perché comunque non siamo così diversi. Madame è semplicemente un po' appunto un grillo parlante, una santona, una signora che mi analizza e analizza gli altri per descriverli e per risolvere i loro problemi. Cioè Francesca è un mezzo, una cavia alla fine. Madame è una voce narrante, però Francesca deve vivere, deve farsi conoscere, deve sperimentare, se no sulla base di che esperienza può poi raccontare Madame. Capito un po' il senso? Sei stata descritta spesso come androgina. Che cos'è per te il genere e se vivi la femminilità, tra virgolette, come un'imposizione? Guarda, il genere, questioni di genere, quelle cose lì proprio non le vivo e spesso quando mi sono posta la domanda è perché mi hanno imposto di pormela. In realtà io semplicemente, se non ci fosse il quesito, non necessiterebbe di una mia risposta. Perché io penso di essere un individuo e penso che la costruzione dell'identità di una persona e delle scelte che farà in futuro sia dato soprattutto dalle associazioni positive o negative che ha fatto nel suo passato. Quindi io so benissimo cosa mi ha costruito e se non lo so, so che cosa ha risultato. Cioè, ha risultato il fatto che io, sì, sono una donna e mi sento una donna, ma spesso ci sono anche caratteristiche maschili che ho anche nel corpo perché ho mezzo metro di spalle, giusto, 50 centimetri di spalle. Ho un po' di pomo d'Adamo, se si nota, ho la voce abbastanza bassa e altre volte che sono venuta a Noisy ho detto che avevo un 42 di piede e ce l'ho ancora, quindi sicuramente qualcosa di androgeno c'è in me, delle caratteristiche maschili ci sono in me, ma perché nasconderle? Ce le ho. E per me è sbagliatissimo rifiutare l'essere se stessi, perché così ti vai ad ammazzare, vai a creare dei meccanismi mentali che ti distruggono. Infatti io stessa cerco sempre di darmi maggiori libertà possibili perché penso che dalla prigionia, dalla cattività le persone diventino cattive. E io non voglio essere una persona cattiva, voglio fare del bene a me e al mondo. Ecco. Citi la pornografia Mhm. in vari punti e vorrei capire qual è il tuo rapporto, che ruolo ha o ha avuto nella tua vita. Diciamo che ho scoperto il sesso su di me, ho scoperto la mia intimità 3-4 anni, un po' precoce effettivamente, e quindi diciamo che questo mio istinto mi ha portato ad informarmi a modo mio prima, fino a che io non ho praticamente aperto il mio primo porno a 8-9 anni.
E da lì penso di aver visto tutto, quello che, tutto lo scibile, diciamo. E in alcuni momenti della mia vita è diventato un problema, non di dipendenza, ma proprio di idea malsana che mi ero fatta del sesso. E in altri momenti, tipo adesso, è un gioco, un passatempo, soprattutto in periodo di quarantena, direi. Però, appunto, non è un... Anzi, io, cioè, sono veramente molto informata del mondo della pornografia. Mi ricordo questa lezione di motoria, che è stata la prima lezione di motoria, penso, di tutte le medie. Due ragazzini mi contendevano, no? Volevano stare in coppia con me per fare i palleggi. E, e io mi sento ben voluta. Allora chiedo a uno di questi due ragazzini se voleva stare con me. E tutti aspetto a risponderti. 2 settimane dopo mi ha detto di no. Allora ho chiesto a un altro. No. A un altro. No. Fino a che non sono finita a chiedere a tutta la scuola. E la risposta è sempre stata no. Da qui è partita la mia ricerca spassionata e compulsiva di attenzioni da parte dell'altro sesso, che sono sfociate poi in quello che ho detto in vergogna. Avevo i genitori separati, quindi in casa un casino assurdo, non andavo bene a scuola e tra l'altro non avevo neanche questo profumo particolarmente gradevole. Quindi sì, mi hanno molto preso in giro, castoro, puttana, qua e là. E però ti dico una cosa, mi ha aiutato molto il bullismo, perché nella mia ingenuità di non riuscire a dare la colpa agli altri, mi sono sempre data la colpa a me. E all'età finalmente di 14-15 anni ho iniziato a dire, aspetta adesso mi vesto in un certo modo, non vado più in pigiama a scuola, inizio a lavarmi magari, inizio a fare determinate cose e da lì alla fine sono praticamente nata come persona degna di vivere all'interno di una società. Giustamente mi prendevano per il culo. Io dico giustamente perché ero fuori dalla concezione sociale di identità, cioè avevo perso tutta la mia dignità, dandomi a tutti e tutto il resto. Quindi la mia vita è sempre una ricostruzione, perché qualcuno distrugge, io distruggo e poi devo ricostruire tutto ogni volta. E la ricostruzione è un bellissimo processo che fa crescere molto. La domanda che una persona potrebbe farmi è: la musica ti ha salvato? No, mi ha salvato la pallavolo in quel momento. Anzi, ti dirò di più. Il primo amore della mia vita è stato il mio allenatore di pallavolo, che saluto se mi sta vedendo. Mi sono innamorata di lui e la mia vita ha preso una svolta. Io per lui ho iniziato a lavarmi, a profumarmi, a truccarmi, a fare bene pallavolo. Per lui ho iniziato a fare un sacco di cose, capito? E quindi sono cambiata. Poi lui è andato via, vabbè, sono andata in un'altra squadra perché lui non c'era più e non sopportavo questo dolore. E mi sono innamorata di un'allenatrice. Prima superiore anche lì, grandissimo momento perché tutto bianco da ricostruire, ripulire, ridisegnare. Primo anno, faville. Mi hanno fatta rappresentante di classe e tutto. Terzo anno mi hanno tutti mandato a fanculo. E vabbè, ci sta. Era da aspettarselo, inesperienza, va bene. Sono stata segata in terza, stesso anno in cui ho scritto Sciccherie, Anna e tutto il resto. Sono capitata in un'altra classe in cui non mi conoscevo nessuno, tutte ragazze, e lì strage al contrario. Una è diventata mia migliore amica, 2 ragazze si sono innamorate di me e lì ho detto, ah, vedi che forse adesso si inizia a ragionare. Da poco, da pochissimo tempo, io ho iniziato ad avere un'autostima, ad avere una dignità e delle relazioni sane, appunto, perché prima si sono rovinate tutte. La gente era solita abbandonarmi e non le biasimo, non troppo. Il passaggio dalla pallavolo alla musica, perché la pallavolo non era più il mezzo per farmi vedere dalle persone di cui ero innamorata, ma mi sono innamorata per la terza volta di una persona a cui ho scritto una canzone pubblica, edita. Io sono diventata Madame, ho costruito una carriera sulla base di far vedere a questa persona che io sarei stata in grado di farlo, che mi avrebbe sentito in radio un giorno.
Quindi in realtà tutti i miei successi io purtroppo o per fortuna li devo consciamente a bisogni intrinseci che ho. Ho trovato la pallavolo prima, poi è stata la musica, in un futuro chissà cosa sarà. Con la musica ero così presa di questa persona che sono diventata veramente brava. Questo bisogno di avere attenzioni dagli uomini che mi hanno sempre rifiutato mi ha portato ad avere una relazione estremamente tossica con un uomo che mi ha praticamente trattata abbastanza male. Per lui era un gioco, era più grande di me. E praticamente sì, alla fine di tutta questa cosa mi ha manipolato, mi ha fatto fare quello che voleva lui, sempre per gioco. Ci sono delle persone che dovrebbero, soprattutto adulti, che dovrebbero rendersi conto del fatto che hanno in mano la responsabilità di una persona più piccola che vede le cose molto più in grande, no? Di quanto magari possono essere. Era un gioco che tra ventenni, trentenni, quarantenni ci sta. Più piccoli no, non ci sta. Lo si vive veramente male. Pensi di aver mai sofferto di depressione? Parli anche di autolesionismo nel disco. C'è mai stato un momento in cui volevi farti anche del male? Sì, allora ti dico, da più piccola mi facevo del male per avere segni evidenti sulla mia carne, che stavo male e farle vedere alle altre persone. Era un po' un trattato di autenticità. Guardate, vedete che ho le braccia tagliate, forse perché sto male, evidentemente no. E poi, invece, poco tempo fa, quando ho scritto il mio amico, è stato un mese in cui io, cioè il mio inconscio, seriamente stava pensando che voleva sparire dalla faccia della terra. E è stata una grande delusione per me, perché non era un pensiero che controllavo. Era proprio una bandierina bianca che svolazzava sulla mia testa con scritto ammazzati. Perché ci sono momenti in cui è pesante in generale per me vivere. E quindi è bruttissimo da dire, ragazzi, sono giovanissima, però per me a volte è pesante vivere. E ogni mattina io devo trovarmi, appena sveglia, un motivo per vivere fino alla sera, perché se no mi ritornano dei pensieri molto negativi in mente, che appunto se prima erano più delle richieste di aiuto a qualcun altro, adesso so che gli altri mi possono aiutare fino a un certo punto. Anzi, non è che lo so e ne sono convinta perché mi sono sempre aiutata da sola. È che ci sono volte in cui da soli ci si aiuta poco. E quindi per fortuna ho la mia psicologa, ho mia madre che non capisce molto, perché abbiamo proprio due vite diverse. Nonostante sia mia madre che è la donna della mia vita, però sono cose che non si possono capire, capito? Penso che nessuno le può capire, insomma, le hai vissute tu sulla tua pelle, gli altri che cazzo ne sanno? Mia madre ha sempre tutto nascosto tutto per vergogna. In realtà la scelta di mamma e papi è molto più semplice di quanto sembri, nel senso che ho una determinata interazione con il mio pubblico, soprattutto ultimamente, e per come è nata mamma e papi è stato il primo albore di interazione più psicologica e umana con il mio pubblico. Avevo lasciato una box delle domande. Di a chi vuoi ciò che vuoi sentirti dire, o no, cioè di cosa vuoi sentirti dire e da chi, oppure di a chi vuoi ciò che vuoi dire, no? Senza dirmi chi è, oppure dillo. Mi hanno scritto. E io al 25esimo messaggio, mio papà è uno stronzo, mia madre non mi vuole bene, mio padre qua, mia madre là, ho detto, forse qua è meglio che si faccia una bella letterina di chiarimenti e di domande ai genitori, perché ci sono moltissime persone che non sanno se i loro genitori li amano. Penso sia una grande tristezza. Io ho il coraggio di chiedere ai miei se mi amano e ho il coraggio di dire loro che li amo o che li odio. È importante saperlo dire, saperlo definire, perché sennò anche lì nodi, se non arrivano mai al pettine, diventano un mucchio di capelli inutili che dopo bisogna rasare a zero. Le relazioni sono come i funghi.
collegano il terreno, fertilizzano gli alberi, fanno crescere un sacco di piante, di terriccio, di animali, di tutto e di più. I funghi sono, diciamo, quella cosa che lega il mondo, lega la terra, no? Io penso che le relazioni siano questo, siano quello che lega gli uomini, siano funghi. Una vita senza relazioni è una vita insensata per me, una vita buttata. Io sono molto evoluzionista. Io penso che un essere umano debba, o comunque alcuni esseri umani, non tutti, perché vabbè, poi c'è anche selezione naturale, ma alcuni esseri umani abbiano il compito di evolversi. E tu non puoi evolverti se non usi la tua mente, se non usi la tua capacità sociale, se non usi la tua immaginazione, la tua inventiva e non ti usi per qualcosa di più grande di te. Alla voce è un pezzo che non ho scritto, è un pezzo che ho improvvisato su Voloco. Ho preso il beat di Estremo, l'ho infilato in MP3 su Voloco, ho cantato a caso sopra. E tutto il ritornello, le cose che dico, le cose che penso, le ho dette tutte in freestyle mentre piangevo. E poi ho ripreso la canzone e l'ho riscritta dedicandola alla mia voce, alla mia identità. Ha fatto moltissimi passaggi quel testo lì. Lavorazione di 2 anni, 1 anno e mezzo. Però il sunto è quello, sì. Il problema mio è che io sono tanto brava ad aiutare gli altri, ma ad aiutare me stessa un po' meno. Cioè no, in realtà sono brava, però a tirarmi su meno, ad analizzarmi, a rompermi i coglioni, a cose, bravissima. A dirmi, dai, tranqui, perdonati, rilassati. Lì è molto più difficile. E faccio sempre affidamento su persone, soprattutto la mia migliore amica, che è sempre lì pronta a dirmi, tranquilla, Fra, perdonati, amati, che sei speciale così come sei. Sono cose che dovrei sapere, ma che a volte dimentico volutamente. Quando hai avuto la possibilità, quando qualcuno ti ha detto portiamo un pezzo a Sanremo, vediamo come va. Non me l'ha detto nessuno. Non te l'ha detto nessuno. Ho scelto io di andare a Sanremo, consapevolissima del fatto che sarebbe stata una bella challenge personale. Come ti dicevo prima, no? Si costruisce e si distrugge per creare una bella storia, secondo me. Quindi ho voluto costruirmi Sanremo e probabilmente distruggermi qualcos'altro nella mia vita. Però fa parte delle mie costruzioni. E poi fatalità, ho fatto questo pezzo che a mio avviso è bellissimo. Sono sincera. E quindi ho deciso io di portarlo. Ho chiamato io le mie etichette dicendo ragazzi, proprio 2 cellulari, uno manager e l'altro etichetta. Ragazzi, quest'anno si va a Sanremo. E chi mette i pali tra le ruote, fuori dal team. Via tutto. E alla fine è stato così. Alla fine ce l'ho fatta, mi hanno preso e ho vinto! Scherzo. Vabbè, però potete tenerla nel caso Nel vincessi. caso vincessi. E se no ve ne faccio una dicendo sono andata, ho partecipato ed è stato bellissimo, nonostante non abbia vinto. Perfetto.